Perché quando parliamo di jazz fusion giapponese, le prime cose che ci vengono in mente sono una musica virtuosa ma orecchiabile, un forte senso di nostalgia e i videogiochi. Da dove nasce tutto questo? Seguimi per scoprirlo. Salve gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come al solito io sono John e oggi ripercorreremo insieme le tappe salienti della storia del jazz fusion giapponese. Ma prima di iniziare, come al solito, io ti invito ad iscriverti, ad attivare la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ma niente, mi vuoi dire che forse per fare questa cosa basta un click? Non costa nulla ed è un modo per supportare questo tipo di contenuti. Ed ora siamo pronti per iniziare. La prima cosa che dobbiamo domandarci è: la musica fusion giapponese è un genere musicale che combina elementi di diversi stili musicali come il jazz, rock, pop, funk e musica tradizionale giapponese. È un movimento musicale che ha guadagnato popolarità negli anni 70 in Giappone e ha continuato a evolversi e a influenzare la scena musicale giapponese fino ad oggi. Ma prima ancora di parlare di jazz fusion giapponese, dovremmo parlare di jazz e di come esso sia approdato lungo le coste del Giappone. Il jazz fu introdotto in Giappone nel 1910 attraverso i transatlantici, dove i musicisti filippini erano soliti intrattenere i passeggeri con della musica dalle chiare influenze jazz. Questa contaminazione era dovuta al fatto che all'epoca le Filippine erano una colonia americana. Il jazz era considerato musica nemica in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale a causa delle sue radici americane. Il genere divenne molto popolare tra i giovani, per questo molti disobbidirono alla distruzione dei dischi jazz imposta dallo Stato. La musica jazz divenne realmente popolare in Giappone solo negli anni '20, in seguito alla visita di alcuni gruppi provenienti sia dall'America che dalle Filippine, dove la musica popolare americana era stata introdotta dalle forze di occupazione. La Atano Jazz Band è storicamente considerata la prima jazz band giapponese, sebbene fosse principalmente una band da sala da ballo. Una forma primordiale di jazz si diffuse nelle sale da ballo, in particolare ad Osaka e Kobe. Nel 1924 la città di Osaka vantava già 20 sale da ballo, che diedero a molti musicisti giapponesi l'opportunità di suonare jazz a livello professionale. Il trombettista Fumio Nanri fu il primo di questi artisti jazz giapponesi a ottenere consensi internazionali. L'americanità e l'attrazione di massa del primo jazz come musica da ballo diedero motivo di preoccupazione tra l'elite conservatrice giapponese e nel 1927 i funzionari municipali di Osaka emanarono ordinanze che costrinsero le sale da ballo a chiudere. Nel 1933 aprì a Yokohama Chigusa, il più antico jazz café del Giappone. Da allora i jazz café hanno fornito un'alternativa popolare alle sale da ballo, offrendo gli ultimi dischi jazz e occasionalmente ospitando anche spettacoli dal vivo a un pubblico di appassionati. Negli anni 30, compositori di canzoni popolari come Ryoichi Hattori e Koichi Suji cercarono di creare un tipo di musica jazz tipicamente giapponese. Partirono rielaborando antiche canzoni popolari con un tocco di jazz. È noto che i giapponesi siano parecchio conservatori e attaccati alla loro cultura, per cui era prevedibile una giapponesizzazione di un tipo di cultura importata dall'Occidente. Dopo la resa del Giappone, nella Seconda Guerra Mondiale, ci fu una grande richiesta di intrattenimento per le truppe americane e il jazz divenne particolarmente popolare. Con l'introduzione degli strumenti elettrici il jazz cambia forma e pian piano si inizia a parlare di jazz rock, che in seguito, per esigenze commerciali, prese il nome di fusion. La fusion, come abbiamo già detto nella prima parte del documentario dedicato ai Weather Report, che trovate nella scheda qui in alto o in descrizione, è tutto e niente. Ed è un concetto coniato dalle major per vendere un prodotto indefinibile che era il punto di incontro di vari generi. Insomma, quando non sai che cazzo è fusion. Esistono diversi tipi di fusion, come ad esempio quella di Herbie Hancock che può essere definita funk fusion, quella della Mahavishnu Orchestra che può essere considerato jazz rock fusion, per non parlare della fusion orchestrale di Frank Zappa, ma su tutto questo ovviamente servirebbe un video a parte. I giapponesi, in questo clima di fermento, riuscirono a trovare un proprio spazio, creando un genere che fosse un mix di virtuosismi e melodie particolarmente orecchiabili. Quindi siete in grado di fondervi insieme? Hanno effettuato la fusion! Negli anni 70 il miracolo economico giapponese aprì la strada ai musicisti jazz e molti raggiunsero la fama internazionale divenendo delle vere e proprie icone pop. Uno dei pionieri di questo nuovo movimento è stato il chitarrista Masayoshi Takanaka, che ha iniziato a sperimentare con la fusione di jazz e musica tradizionale giapponese già dai primi anni 70.
La sua musica era caratterizzata da melodie orecchiabili, ritmi complessi e improvvisazioni jazzistiche. Takanaka ha avuto un grande impatto sulla scena musicale giapponese e ha ispirato tantissimi artisti. Ascoltando la musica di Takanaka sono particolarmente evidenti i richiami all'ambiente tropicale e a un forte umorismo giapponese. Basta guardare le sue copertine e i videoclip, e se non vi sembra abbastanza, guardate questo. Sì, una chitarra a forma di tavola da surf. E se anche questo non dovesse bastare, preparatevi a questo. Una chitarra con un trenino funzionante sulla cassa. Dopo questo avete potuto intuire quanto Takanaka sia un mattacchione. Dio quanto amo i giapponesi. Altro fun fact davvero degno di nota riguarda la sua versione samba del tema di Star Wars. Se l'ascoltate su Spotify, il player si trasformerà in una spada laser. Io lo adoro. Un altro importante contributo alla storia della musica fusion giapponese è stato quello dei Casiopea, o Cassiopeia. Fondato nel 1976, quello dei Casiopea è stato uno dei primi gruppi fusion ad avere un successo significativo in Giappone e a livello internazionale. La band, fondata dal chitarrista Issei Noro, dal bassista Tetsuo Sakurai e dal tastierista Hidehiko Koike, ha combinato elementi di jazz, rock, funk con la tecnologia dei sintetizzatori e ha creato un suono energico e innovativo. Il tastierista Minoru Mukaya e il batterista Takashi Sasaki si uniscono al gruppo solo in seguito, lasciando il tastierista Hidehiko fuori dal gruppo. Il gruppo debutta nel 1979 con l'album omonimo Casiopea, collaborando con Randy Brecker e Michael Brecker come musicisti ospiti. Su questa band ci sarebbe davvero tantissimo da dire, ma in questa sede mi limiterò a raccontarvi qualche curiosità, sperando come al solito di darvi qualche spunto per approfondire l'argomento. Chi ha preso la metro a Tokyo sa benissimo che vi è un jingle musicale per ogni fermata della metro. Ebbene, Minoru Mukaya ha composto circa 200 jingle per tutte le fermate della metro di Tokyo. E il buon James May poteva mai lasciarsi scappare l'occasione di farsi comporre il proprio jingle personale? Questa clip è tratta dalla serie James May, Our Man in Japan, che trovate su Prime Video. James May. And it's an outside Tokyo. The James May outside Tokyo, just Yeah. like a That's quite James May. James May. James May. Altro episodio molto singolare è l'evento del 1989 Casiopea vs Casiopea, dove la band ha imbastito una sfida con se stessa in cui da un lato veniva suonato un brano in stile classic jazz e dall'altro in puro stile jazz fusion. Che mattacchioni! Durante gli anni '80 la tecnologia digitale iniziò a influenzare la scena jazz giapponese. Il suono degli anni '80 è palesemente dominato da aziende come Yamaha e Roland, che con tastiere, sintetizzatori e drum machine hanno ridefinito il sound di questa decade. Uno degli strumenti più iconici di questo periodo è sicuramente la Yamaha DX7, utilizzata non solo dal già citato Minoru Mukaya, ma anche da Chick Corea e tanti altri. Negli anni '80 la scena fusion giapponese è esplosa con l'emergere di altre band di successo come T-Square e Hiroshima. Queste band hanno portato avanti il discorso iniziato negli anni '70, supportati da sonorità nuove e sicuramente più pop. I già citati Casiopea in particolare raggiungeranno proprio in questo periodo un grande successo sia in Giappone che a livello internazionale. In Giappone la musica fusion divenne musica pop, tanto da elevare a status di celebrità i musicisti più in voga del periodo, con partecipazioni a programmi TV, pubblicità, film e molto altro. So what energizes you as a musician? I have something in my inside, just like a mojo. You know, do you know mojo? Oh no, I've it's heard of it. from the movie. It's Mike Myers one. Oh yeah. Japanese songs? 日本語力ですか Yes. Oh, I'd like to do a Cassiopeia song. Yeah, カシオペアをやりたいんですね。何ですか？カシオペア。カシオペア。あ、そうフュージョンだ。 Un'altra tendenza nell'evoluzione della musica fusion giapponese è stata l'inclusione di voci e testi nelle canzoni. Mentre molta musica fusion tradizionale era strumentale, molti artisti iniziarono a includere parti vocali nelle loro composizioni. Questo portò a una maggiore diversità di espressione e permise agli artisti di comunicare messaggi e storie attraverso la loro musica. Ed è proprio tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che inizia a diffondersi una diramazione di questo genere, il city pop. Fu originariamente definito come una derivazione della nuova musica del Giappone occidentalizzato.
ma arrivò a includere una vasta gamma di stili associati al nascente boom economico del paese e alla vita notturna cittadina. I generi che racchiude il city pop sono il soft rock, l'R&B, il funk e ovviamente il jazz fusion. Il genere raggiunse l'apice della sua popolarità negli anni '80, prima di perdere il fascino tradizionale. Dagli anni 2010 però il city pop ha guadagnato un nuovo seguito online a livello internazionale, oltre a diventare una pietra miliare per i microgeneri come vaporwave e future funk, soprattutto grazie a piattaforme come YouTube e SoundCloud. In rete, soprattutto su YouTube, si è sviluppato un movimento estetico basato sulla nostalgia di tempi passati, magari di epoche che molti di noi non hanno nemmeno mai vissuto. Questo senso di nostalgia è scaturito non solo dal sound molto lo-fi, ma anche da clip provenienti da anime e videogiochi che raffigurano molte situazioni cittadine, passeggiate notturne, l'osservare la pioggia dalla propria cameretta, tramonti, lunghi viaggi in autostrada e molto altro. Chi è un grande appassionato di anime e videogiochi come me avrà notato come la maggior parte di questi prodotti provenienti dal sollevante siano supportati da incredibili colonne sonore fusion. Potrei citarvi tantissimi esempi, come Gran Turismo, Street Fighter, ma ce n'è uno in particolare che forse è una delle più iconiche della storia dei videogiochi. Ovviamente sto parlando del tema di Super Mario Bros. Composto da Koji Kondo. Questa melodia credo di averla sentita già da qualche parte. Non tutti sanno che il buon Koji Kondo era un grande fan dei T-Square. Dato che sono un grandissimo appassionato di videogiochi, se vuoi un approfondimento sulla storia della musica nei videogiochi, ovviamente scrivimelo nei commenti. Negli anni 90 e 2000 la musica fusion giapponese ha continuato a evolversi e ad abbracciare nuovi stili e influenze. Artisti come Hiromi Uehara, Jizue e Soil e Pimp Session hanno portato un approccio fresco ed eclettico alla fusion, incorporando elementi di musica elettronica, hip hop e punk nelle loro composizioni. La scena fusion giapponese è ancora attiva e continua a evolversi e adattarsi alle tendenze musicali contemporanee, mantenendo però la sua identità distintiva. Nuovi artisti stanno emergendo con nuove prospettive e influenze, mescolando stili musicali in modi innovativi e unici. La musica fusion giapponese ha dimostrato di avere una grande capacità di adattamento e di incorporare una vasta gamma di influenze musicali, mantenendo sempre un suono distintivo e riconoscibile. Questo genere si è evoluto nel corso degli anni, integrando nuovi suoni, influenze e approcci creativi. La fusione di generi musicali, l'utilizzo di strumenti elettronici, l'ibridazione culturale e l'inclusione di voci sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono la musica fusion giapponese contemporanea. Bene amici, questo video volge al termine. Spero di avervi incuriosito e spinto ad approfondire l'argomento. Ovviamente se conoscete altri artisti e band da consigliare, scrivetelo nei commenti. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento posso segnalarvi qualche profilo Instagram che ho trovato davvero molto divertente. Il primo è Japan Fusion, che è solito postare meme, copertine e soprattutto link che rimandano a playlist su YouTube. Il secondo è Cassiopeia.irony, che raccoglie una serie di meme sulla band ed è molto divertente. Gli altri due sono Takanaka Vibes e City Poop Memes, che raccolgono meme, artwork, sempre link dedicati a questo tipo di musica, quindi sono molto interessanti, vi consiglio di seguirli. Ovviamente trovate tutti i link in descrizione. Dopotutto in rete si tende a mescolare molto il jazz fusion giapponese con il city pop, quindi è molto facile trovare cose analoghe negli stessi luoghi. Con questo è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi attivando la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati e date un'occhiata in descrizione per i vari approfondimenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!